Diverse persone mi hanno scritto nei commenti o in privato chiedendomi la stessa cosa. Perché riesco a capire te quando parli, ma non capisco gli altri madrelingua italiani? In questo video risponderò a questa domanda e dopo vi spiegherò come risolvere questo problema. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Ogni settimana carico nuovi video dedicati all'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Quindi, se vi interessano questi argomenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. In questo video voglio parlare di un problema abbastanza comune relativo alla comprensione dell'italiano parlato. Molti di voi, infatti, riescono a capire quello che dico nei miei video, ma quando provano a guardare un film in italiano o ad ascoltare altri madrelingua che parlano, all'improvviso fanno molta fatica. Prima di tutto, cerchiamo di capire il perché. Partiamo da quello che è probabilmente il problema più banale: la velocità a cui le persone parlano. I linguisti misurano la velocità media di una lingua in sillabe per secondo e, come potete vedere da questo grafico, la differenza tra l'inglese e l'italiano non è così grande. Addirittura se la vostra lingua madre è lo spagnolo, vi trovate in vantaggio. Nei miei video cerco di parlare leggermente più lentamente del normale, ma non troppo. Nonostante questo, quando ascoltate un madrelingua, probabilmente vi sembra che parli molto più velocemente di quanto in realtà non faccia. Questo succede principalmente a causa di quello che in inglese i linguisti chiamano connected speech. Così come nessun madrelingua inglese direbbe nella vita di tutti i giorni "let me help you", ma più probabilmente "let me help you", anche in italiano i madrelingua ricorrono spessissimo a elisioni, ovvero l'eliminazione di una vocale quando se ne trovano due uguali di seguito, o a volte anche se sono diverse. Per esempio, la frase "lascia che ti aiuti" diventa molto spesso "lascia che t'aiuti", almeno quando viene detta ad alta voce. Nei miei video cerco di usare un numero ridotto di elisioni, ma non le elimino completamente, per evitare di rendere il mio modo di parlare troppo artificiale. E questo ci porta alla ragione successiva per cui capite me, ma non gli altri madrelingua: la pronuncia. Nei miei video cerco di pronunciare correttamente ogni singola parola, mentre nella vita reale le persone tendono a non concentrarsi troppo sulla pronuncia, soprattutto se sanno che la persona con cui stanno parlando parla la loro stessa lingua. Questo funziona per una ragione molto semplice. Quando ascoltate qualcuno che parla nella vostra lingua madre, riuscite a capire cosa sta dicendo anche se la pronuncia non è perfetta, perché probabilmente avete già sentito quell'espressione o quella frase centinaia o migliaia di volte nella vostra vita. Quando invece ascoltate qualcuno che parla italiano, soprattutto se siete all'inizio del vostro percorso, ogni espressione è relativamente nuova per voi. Quindi non avete molte ripetizioni con cui confrontarla nel vostro passato. Quindi se qualche parola o qualche frase non sono pronunciate perfettamente, potreste avere molta più difficoltà a comprenderle. L'abitudine è proprio la ragione per cui è più difficile capire gli altri madrelingua italiani.
Se mi seguite da un po' su YouTube, probabilmente vi siete accorti che con il passare del tempo riuscite a capirmi sempre meglio, perché state migliorando il vostro italiano, ma anche perché pian piano vi state abituando al mio modo di parlare e questo vi rende più facile la comprensione. Quando invece ascoltate qualcun altro su YouTube, in un film o dal vivo, se è la prima volta che lo sentite parlare, non siete abituati al modo che ha di parlare e quindi fate sicuramente più fatica a capirlo. Succede anche una cosa molto simile con gli accenti regionali. In Italia la pronuncia e il modo di parlare cambiano moltissimo da regione a regione. E non sto neanche parlando dei dialetti, ma solo dell'italiano parlato. Ogni regione, infatti, ha sviluppato nel tempo una cadenza diversa, un modo di costruire le frasi diverso e l'utilizzo di espressioni regionali che alle volte anche gli altri italiani che non vivono nello stesso posto fanno fatica a capire. Nei miei video cerco di limitare il mio accento regionale del Piemonte, che in realtà è già meno forte di quello di altre regioni. Una delle altre ragioni per cui capite me ma non altri madrelingua sono i riferimenti culturali. Pensate a come parlate con i vostri amici. Sicuramente quando chiacchierate fate riferimento a libri, storie, programmi televisivi, personaggi famosi e molto altro. Potete farlo perché sapete che l'altra persona li conosce. I riferimenti culturali principalmente sono condivisi per zona geografica e generazione. Le persone che vivono nello stesso paese hanno una serie di riferimenti culturali conosciuti più o meno da tutti e più nello specifico ogni generazione ha dei riferimenti culturali propri di quel periodo. Questo aumenta la difficoltà di comprensione. Potrebbe succedere, infatti, che ascoltando due madrelingua italiani che parlano tra loro, capiate tutte le parole che dicono, ma che non abbiate comunque idea di che cosa parlino. Ma quindi come si può risolvere questo problema? Principalmente grazie all'esposizione a sorgenti multiple nella lingua italiana. La cosa più importante, infatti, è abituarsi a sentire le voci di diversi madrelingua italiani. L'ideale sarebbe abituarsi a sentire e a capire voci di bambini, adulti, uomini e donne italiani che arrivino da zone diverse dell'Italia. Se volete evitare di finire nella situazione in cui potete dire delle cose in italiano, ma fate molta fatica a capire che cosa vi rispondono, è importantissimo cominciare a esporsi alla lingua italiana dall'inizio del vostro percorso. Nel video che trovate qui sopra e nella descrizione parlo più approfonditamente dell'esposizione e di come ottenerla, quindi vi consiglio di guardarlo. Nel video troverete più dettagli, ma una delle cose più importanti è abituarsi ad ascoltare madrelingua che parlino in modo naturale, riducendo l'ascolto di materiale didattico. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di cliccare sul pollice in su qui sotto per aiutarmi. E poi non dimenticatevi anche di guardare il video sull'esposizione per continuare a migliorare il vostro italiano. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!